Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, prima uscita in quel di Castel di Sangro, primo allenamento con i nazionali che sono tornati dalle vacanze, manca solo Olivera ma arriverà tra qualche giorno, partitella a campo ridotto, volevo un attimo condividere con voi le due formazioni e qualche considerazione al riguardo. Brescianini e Gilmour il centrocampo, nuovo look a centrocampo per il Napoli, vedremo perché il Napoli deve assolutamente vendere, andiamo a dare uno sguardo alle liste perché lì possiamo trovare anche qualche informazione in più per quanto riguarda la situazione del Muso che non è andata in porto sicuramente perché le pretese economiche erano troppo alte, ma ci sarà anche una ragione di lista, ma ne parliamo e ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale se volete attivando la campanellina delle notifiche così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video e partiamo. Sessione di allenamento a Castel di Sangro, ovviamente stretching, seduta atletica, c'è stata una partitella a campo ridotto. Le due formazioni erano queste: da una parte Rafa Marini, Rachmani, Nathan, Mazzocchi, Anghissà, Gaetano, Spinazzola, Politano, Quara, Chedira; dall'altra Mezzoni, Buongiorno, Juan Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, Foloruscio, Zerbin, Gong, Raspadori e Simeone. La cosa che a me fa piacere è che da subito, ovviamente, sapevamo benissimo, conoscevamo benissimo la competenza e conosciamo benissimo la competenza del nostro mister. Da subito si prova quella situazione a sinistra, Spina, Quara, per cominciare a fare i buchi a terra su quella fascia nella maniera più assoluta, perché sarà uno snodo interessante e non poco per quanto riguarda il campionato. Poi c'è ovviamente il braccetto di sinistra da decidere: sarà Nathan, sarà Olivera, sarà Juan Jesus. Auguriamoci di no, ma il mister Sapais, come si dice a Napoli, e quindi farà sicuramente la scelta giusta. Questo centrocampo, Brescianini, Gilmour, non mi esprimo sul calciatore, soprattutto Brescianini, perché a me non tanto suona, ma non è che non suona perché sto qui a dire ma no, prendiamo a Brescianini, calciatore comunque mediocre. No, assolutamente no, è che io diciamo, rifacendomi il look a centrocampo, mandando via tra virgolette Caiust e Gaetano, e ci arriviamo perché sono arrivate le offerte per tutti e due, facciamo il salto di qualità: Caiust, Gaetano fuori, Gilmour, Brescianini dentro. Io qualche dubbio me lo pongo e poi diciamo mi faccio il problema: chi tira in porta? Calci di punizione, calci di rigore, palle inattive, ne abbiamo già parlato. Sia Gilmour, forse Brescianini un tantino in più potrebbe, diciamo a livello percentuale, vedere la porta dai 20 metri, ma Gilmour assolutamente no. Non è quel calciatore che comunque rompe le linee, va in porta a 20 metri, tira, mette la palla all'incrocio e arrivederci e grazie. È un calciatore sicuramente importante, potrebbe essere importante per il Napoli, per incontrismo, perché è un peperino, perché è molto rapido, diciamo, nella fase di interdizione e ripartenza, ecco, per mettere poi la squadra in condizione di poter affrontare la difesa avversaria in estrema velocità, quindi fa ripartire l'azione veramente molto bene. Calciatore che vorrei a Napoli assolutamente. Lì forse se facciamo un rapporto Gilmour Caiust, un tantino il salto di qualità lo facciamo. Su Brescianini Gaetano non lo so, ma andiamo a vedere un attimo le liste perché ci sono veramente troppi calciatori. Sappiamo ovviamente che le liste devono essere composte da 17 over 22 senza restrizioni, 4 del Vivaio Italia, 4 del Vivaio Napoli, ma è la lista over 22 che è troppo folta. Rachmani, Nathan, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Mario Rui, Lobotka, Zerbini, Di Lorenzo, Anghissà, Caiust, Foloruscio, Quara, Politano, Ngong, Raspadori, Chedira, Osimen o Lukaku, Simeone. Con Ostigard ovviamente incluso sono 20 calciatori, quindi rendiamoci conto che togliendone 3 torniamo a 17, e per fare entrare i due centrocampisti dei quali si sta parlando adesso devono comunque uscire Caiust e Gaetano. Non è che vendiamo 3 calciatori al di fuori di Caiust e Gaetano
e possiamo fare entrare a livello numerico. Tanto è vero che facendo due conti, Ostigard e via, Zerbin potrebbe passare dall'over 22 nella lista del vivaio del Napoli, molto probabilmente perché comunque ha i 36 mesi e quindi si libera un posto e sono due, e Simeone in eventuale partenza per quanto riguarda i numeri 9 tra virgolette, perché poi avresti comunque Lukaku o Osimhen, che dire, e Simeone sono troppi con Raspadori che bisogna vedere dove piazzarlo, e quindi ecco i tre che potrebbero diciamo uscire senza però fare posto. Caiusto e Gaetano escono, entrano Brescianini e Gilmour che possono entrare. Ecco perché forse al di là dell'ingaggio troppo alto e al limite, molto probabilmente non al limite, delle sicuramente commissioni chieste dall'entourage di Hermoso troppo alte o fuori dai parametri del Napoli, ecco che non potevi tesserare, pur piazzando Ostigard, comunque eri in esubero. Nella lista Italia ci sono Meret, Caprile, Buongiorno, Spinazzola, che però all'evenienza nel caso di serve potrebbe passare anche nella lista over 22 ovviamente, senza restrizioni. Nel vivaio Napoli restano in pochi, solo Contini, potrebbe passare Zerbin di là e passare qui molto probabilmente, se non vado errato, Gaetano in uscita, e quindi bisogna sicuramente sfoltire questa lista over 22. Potrebbe uscire Mario Rui, Osimhen ovviamente per Lukaku, e quindi il posto è già occupato, ma bisogna fare bene i conti, perché queste liste sono sovraffollate tra virgolette, perché a gennaio si è fatto un mercato senza pensare, molto probabilmente, facendo entrare poi Ngong, facendo entrare Mazzocchi, facendo entrare lo stesso Dendonker che finiva poi in questa lista, ed ecco perché poi ci siamo ritrovati con Demme fuori rosa nel Champions e nel Serie A, Zielinski fuori dalla lista Champions se non erro, comunque non avevi diciamo calciatori per poter diciamo tenere a bada queste liste e questi criteri. Ovviamente incompetenza totale per quanto mi riguarda dal punto di vista dello scegliere i calciatori e i colpi fatti in quel di gennaio, ma che dovevamo camminare sui cocci rotti della scorsa stagione lo sapevamo, e questa ne è assolutamente la prova. Detto questo, Cajust, Fiorentina o Feyenoord? Jens Cajusto potrebbe trasferirsi nelle divisi per andare al Feyenoord e ritrovare Brian Prisk, suo vecchio mentore ai tempi del Midtjylland. Già nei mesi scorsi arenapoli.it vi ha raccontato di come il tecnico danese eccetera eccetera, pensando di ricongiungersi al centrocampista svedese in vista di un probabile addio di Mats Wiffer, passato al Brighton in questa sessione di mercato. C'è anche la Fiorentina, almeno da ieri sera a stamattina. Fiorentina interessata a Cajusto potrebbe diciamo far comodo alla squadra viola, che resti in Italia o che vada in Eredivisie. Secondo me sono due mete dove Cajusto potrebbe anche esprimersi con tranquillità, con continuità, poi senza dover aspettare l'entrare in campo. Non sei il titolare, quindi vieni comunque schierato diversamente col contagocce. A Napoli comunque c'è una partita a settimana e le possibilità di giocarne tante sono abbastanza poche, visto che io almeno personalmente gli preferisco Foloruscio e anche chissà a Cajusto, quindi vediamo se dovesse andare in porto questa situazione con la Viola o col Feyenoord in Eredivisie. Gaetano, il Cagliari ha presentato un'offerta troppo bassa per il Napoli, se non erro intorno agli 8 milioni. Il Napoli chiede qualcosina in più. Il Parma è alla finestra per il centrocampista partenopeo. Vedremo poi se dovesse andare in porto questa situazione, ma come vi ho detto escono Caiusta e Gaetano, ma ce ne sono altri tre che devono uscire per liberare poi due posti, 5 uscite per liberare due posti nella lista dei 17, quindi è una situazione abbastanza delicata per quanto riguarda chi deve uscire e chi deve entrare, perché poi devi andare anche a sondare calciatori con criteri che
vadano diciamo a soddisfare, ecco, la situazione liste, e quindi Brescianini potrebbe tranquillamente entrare, perché può andare a finire nella lista del Viva Italia, così come negli over 22 senza restrizioni, quindi potresti tranquillamente giostrarlo l'acquisto. Il punto me lo faccio su Gilmour, che va comunque nell'over 22 dove siamo già tantissimi, e quindi c'è bisogno di fare questi 5 colpi in uscita. Ostigard è uscito, con Lindstrom eravamo 21, quindi Lindstrom non lo considero nemmeno. Ostigard in uscita, Caiusto in uscita, Gaetano dovrebbe uscire, ne dobbiamo piazzare altri due per far entrare poi i due centrocampisti e restare 17. Vedremo poi il Napoli come andrà a giostrare questo vivaio Napoli, perché rimane solo Contini se Gaetano dovesse andare via. Ed ecco che l'acquisto per esempio di Rafa Marin, perché si è potuto fare e perché è stato così veloce, perché Rafa Marin va a finire negli under 22 senza restrizioni, dove c'è anche Popovic, dove può esserci anche un Colisacò ad esempio, e quindi sono acquisti che a livello di criteri e restrizioni non comportano praticamente niente, puoi farli. Ecco perché a volte affondiamo dopo 5 minuti e altre volte le operazioni di mercato si dilungano ulteriormente, perché ci sono tante cose da guardare e considerare. Non l'ha fatto il Napoli nel mercato di gennaio, e quindi ci troviamo un tantino spiazzati da questo punto di vista, perché come ho detto prima, Ngong, Mazzocchi e Dendonker sono andati a finire tutti quanti in questa lista dei 17 over 22, e quindi ci troviamo un attimo spiazzati e dove poter mettere i calciatori per poter far sì di avere poi una rosa competitiva, rispettare i criteri delle liste e presentarti in campionato tirato a lucido. Noi sappiamo benissimo che la competenza dello staff che abbiamo adesso non è assolutamente la stessa di quella che avevamo a gennaio, o dello staff che non avevamo a gennaio, ancora meglio, e quindi si faranno sicuramente le cose per bene. È cominciato un periodo di lavoro stressante per il nostro Giovanni Manna, soprattutto per piazzare calciatori in uscita. Non è una considerazione per spalleggiare il lavoro di Giuntoli o osannare il lavoro di Giuntoli, ma diciamo, dati alla mano, per quanto riguardava le uscite, Giuntoli si è sempre distinto nel piazzare comunque esuberi e calciatori che non dovevano rientrare poi nel progetto tecnico dell'eventuale allenatore. Manna, puoi far tranquillamente lo stesso, perché non sei secondo a nessuno, secondo me, né tantomeno a Cristiano Giuntoli. Quindi fiduciosi assolutamente da questo punto di vista. Conte sa il fatto suo, oggi seconda giornata di allenamento. Sono curioso e aspetto il rientro di Olivera per vedere poi dove si va a collocare, perché abbiamo visto che nella partita di ieri Buongiorno è stato schierato al centro della difesa, dall'altra parte il centrale l'ha fatto Rachmani, ma credo che la difesa titolare sia Rachmani, Buongiorno, un altro. Quest'altro è l'incognita e sarà l'incognita per tutto il proseguo del mercato e anche dopo l'inizio del campionato, perché andremo a vedere. Ce ne sono tre di sinistri da poter schierare lì. Juan Jesus, che credo sia il sesto per quanto riguarda considerazione. Nathan, che potrebbe farlo tranquillamente, e Olivera da braccetto, anche se si stanno riempendo tutti quanti la bocca per quanto riguarda Bielsa l'ha schierato da centrale. Anche io l'ho detto, sì, Bielsa l'ha schierato da centrale, ma l'ho ribadito, Bielsa l'ha schierato da centrale in una difesa a 4, non ha fatto il braccetto di sinistra, e sono due condizioni completamente diverse. Una condizione ti permette di impostare, ti permette di staccarti dalla linea, ti permette di dialogare direttamente sulla fascia, ti permette di fare cose diverse e compiti completamente diversi in una difesa a 4, dove sei il centrale di sinistra, il Kim della situazione. Per capirci, devi comunque andare d'accordo e essere complementare all'altro centrale di destra per quanto riguarda le diagonali, per quanto riguarda le chiusure, per quanto riguarda la lettura dell'azione. Quindi sono compiti diversi, sono situazioni
completamente diverse a 3 o a 4 per quanto riguarda la linea di difesa, ma abbiamo letto delle indiscrezioni per quanto riguarda Olivera, pronto al nuovo ruolo, è pronto per il Napoli di Conte. Noi ci auguriamo che tu sia pronto nella maniera più assoluta, così abbiamo anche risolto questo problema che può diventare grande nel caso ti venga meno Olivera, perché di Juan Jesus non mi fido. Nathan potrebbe, ecco, fare la stagione della svolta, perché l'hai preso come miglior under 23 brasiliano, e possiamo anche pensare che a un certo punto esplode il potenziale del calciatore e ti ritrovi comunque un braccetto di sinistra titolare con Olivera, che poi deve essere al limite adattato da quinto, ma vedremo. Sto viaggiando troppo, ma la possibilità c'è, perché non lo sappiamo se ti rende meglio Olivera o Nathan da questo punto di vista come braccetto di sinistra. Io il problema che mi faccio è la rapidità e la velocità. Sì, Olivera può essere veloce quanto volete voi, ma da braccetto di sinistra serve lettura dell'azione, serve anticipo, serve un corpo a corpo in corsa verso la porta quando ti vengono a prendere a difesa aperta, e serve anche una buona lettura quando il braccetto di destra in questo caso è troppo avanti, rimane buongiorno, il braccetto di sinistra comunque vieni preso in contropiede. Sono situazioni che, se non le leggi bene, la squadra avversaria con due punte che si cercano e si vogliono, così come può essere un Lautaro Thuram, se andiamo indietro nel tempo, coppie che si cercavano sempre, Podolski Klose ad esempio, due attaccanti che si sono sempre cercati e trovati a meraviglia, ma ce ne sono tante di coppie di attaccanti che dialogano per arrivare poi in porta, e potremmo, diciamo, subire qualche situazione poco felice, ecco, da questo punto di vista. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Abbiamo fatto un attimo il punto della situazione, il foglio delle liste noi ce lo teniamo qui, così ad acquisti fatti, a nomi che escono, possiamo tranquillamente andare a vedere chi esce e chi entra per criteri e per qualità dei calciatori. Fatemi sapere la vostra, sempre Forza Napoli, ci vediamo al prossimo video. Ciao!